Ciao amici del bosco, oggi parliamo della gestione dell'acqua insieme a Lorenzo Costa. Rallenta, distribuisce e infiltra. Se lavori sull'acqua con queste tre parole, questi tre concetti in mente, riesci a fare una progettazione. Perfetto, raccoglie l'acqua, pare figata, si riempie. Bacino raccolta. Lorenzo ha un'azienda agricola che si chiama La Scoscesa, il nome la dice lunga, è tutto in discesa e quindi l'acqua va gestita proprio bene. L'idea è quella di trattenere l'acqua il più possibile sul tuo terreno e l'idea è quella di distribuirla e infiltrarla. Il canale con la pendenza. Perfetto, guarda come scorre. La cosa che c'è di particolare dei muri a secco qui, dei terrazzamenti, è questa. Se voi notate sono tutti in discesa. Di solito i terrazzamenti anche in Liguria e in Trentino sono piatti, sono diciamo sulle curve di livello. Qui nei Chianti sono tutti in discesa, cioè portano l'acqua verso l'impluvio. Era legato alla quantità di precipitazioni e a quello che coltivavi e al tipo di suolo. Per cui qui, siccome facevano olivo, vigna, che era di solito consociata con gli olivi sopra il muro, e qui in mezzo coltivavano grano o farro o orzo, tu non vuoi troppa acqua. Per cui cosa facevano? I terrazzamenti sono tutti in discesa verso l'impluvio, per cui ti spostano l'acqua verso l'impluvio, non ne rimane troppa nel terrazzamento, perché le piante che tu coltivi non vogliono tutta l'acqua che rimanga qui, capito? Poi il tipo di suolo, per cui magari l'argilla te ne trattiene di più di acqua e quindi comunque la vuoi far sgrondare. Quindi questa particolarità che io non ho trovato da nessun'altra parte, se non forse nel Basso Lazio. Ci sono tutti i terrazzamenti qui, infatti noi si cammina in salita o in discesa, dipende dove tu vai, lungo la terrazza, però questa cosa qua è particolare e non la ritrovi quasi mai da nessun'altra parte in Italia. Tu hai studiato molto insomma, sulla gestione dell'acqua e hai escogitato insomma, un modo tuo di gestirla qui alla Scoscesa. Come vi siete organizzati? Allora, la cosa è nata così. Il terreno dove noi siamo ora, che sono 2,5 ettari, è attraversato da una strada sterrata che è in discesa perché appunto è scosceso. E era soggetta a erosione, avevamo dei canali di erosione di 60 cm di profondità. L'abbiamo ripristinati, ma ci siamo resi subito conto che si sarebbero ricreati dopo le prime piogge autunnali invernali. Quindi ho cominciato a scavare dei canali perpendicolari alla strada per portare l'acqua via dalla strada. E sostanzialmente da lì sono nati questi 16 bacini di infiltrazione che spostano l'acqua sostanzialmente dalla strada e la portano nel bosco. Bellissimo! Vado in roba! Raccolta dell'acqua piovana alla Scoscesa, mitico! Io da lì ho cominciato a progettare questi stagni che era praticamente togli l'acqua dalla strada e la infiltri da una parte. Da lì mi è presa bene e siamo arrivati a 16 bacini di raccolta. Non sono bacini che usiamo per irrigare, sono bacini di infiltrazione. Questo bacino qui ha ancora l'acqua e la tiene fino a verso maggio-giugno, infatti luglio c'ha il falso papiro, c'ha delle piante comunque acquatiche che hanno bisogno di un po' di umidità. Questo bacino qua è interessante perché sta creando già un ambiente dove, per dire, i fagiani vengono a bere qua, parecchi uccelli vengono a bere d'inverno, vengono a bere anche all'inizio della primavera, all'inizio dell'estate, perché questo qui ti trattiene l'acqua. Questo è stato scavato sull'argilla e quindi ha proprio una sua impermeabilizzazione naturale. Gli altri sono stati scavati dove potevamo, perché è una questione di spazio. Ce n'è uno per esempio qui vicino che è su Roccia Madre, per cui sembra fatta apposta, sembra una piscina, c'ha la lastra di pietra sotto, ma in realtà è stato un caso. Ce ne sono altri nel bosco che stanno cominciando a impermeabilizzarsi naturalmente. Sostanzialmente le foglie cadono quando c'è l'acqua, si decompongono e cominciano a creare un film impermeabile. Questa roba qui nell'arco di 5-7 anni dovrebbe portare a un'impermeabilizzazione del bacino. Sono bacini di infiltrazione, cioè cosa facciamo? Noi qua ricarichiamo le falde acquifere superficiali, che poi l'acqua dalle falde superficiali andrà anche nelle falde più profonde. In questo modo riusciamo a eliminare l'erosione, creare degli ambienti umidi e infiltrare acqua per ricaricare le falde, per cui svolgiamo 3 funzioni per ogni elemento. Col tempo questi bacini sono talmente diventati numerosi che ora all'interno di questi 2,5 ettari ne abbiamo 16. Di cui alcuni sono collegati diciamo in serie fra di loro, altri no. Sono anche in posizioni ormai diverse, non solo nel bosco per togliere l'erosione da questa strada, ma anche per togliere l'erosione da altre strade che abbiamo, strade di campo, sempre sterrate. Riusciamo a raccogliere contemporaneamente 180.000 litri di acqua e abbiamo raccolto dall'aprile 2018 ad oggi un 4.700.000 litri infiltrati nel suolo.
Per chiarire, non sono bacini che noi usiamo per irrigare, sono bacini di infiltrazione. La finalità è quella di infiltrare l'acqua, non di raccoglierla per trattenerla, diciamo come appunto come laghetto per irrigare. Dal pozzo dell'azienda agricola noi abbiamo estratto 4.600.000 litri dal 2018, quindi siamo in un bilancio quasi pari. Noi tanta ne infiltriamo quante ne estraiamo, sono falde diverse, però da un certo punto di vista so che il mio bilancio idrico è comunque abbastanza in equilibrio. Ovviamente cambia in base a se hai un periodo siccitoso e non piove, i bacini non si riempiono. Questa è una piscina, in realtà queste spaccature sono spaccature nella roccia madre. Questo prende tutta l'acqua dal terreno del nostro vicino, viene giù dalla strada, entra da sotto il recinto, esce qui, infatti vedi l'erba qua è sdraiata, entra qua e riempie il bacino. Questi qui sono 48.000 litri. Questo bacino qui ha il troppo pieno di qua, che va sulla terrazza di sotto, che ha un altro bacino alla sua base, che ha il suo troppo pieno che va in un altro bacino. Praticamente ci sono 6 bacini e sono tutti collegati l'uno all'altro. Siccome non è un bacino impermeabilizzato, l'acqua non ti rimane, per cui in realtà noi abbiamo avuto massimo 118 mm in 12 ore. Per ora i troppo pieno non servono perché intanto infiltrano. La cosa che ho imparato innanzitutto è come si muove l'acqua, perché ho fatto riprese sotto la pioggia, perché l'unico modo per capire come si muove l'acqua è riprendere sotto la pioggia. Si esce con un ombrello, una mantellina e con un cellulare, quello che vogliamo, si va a riprendere l'acqua. Ho più di 4 ore di video miei fatti io che corro con un ombrello, che solo io riesco a capire cosa sto guardando, fanno venire la nausea perché c'è sta roba che muove così, però sì, l'unico modo per capire l'acqua è andare fuori sotto la pioggia. Mi dispiace ma bisogna bagnarsi e però riesci a capire tanto. Io mi ricordo i primi anni la mia compagna si è arrabbiata dicendo ma dove vai? Tipo alle 2 di notte mi alzavo, vado alla Scoscesa perché piove, dice ma te sei matto, te non sei normale. Con la torcia a testa o l'ombrello vado a vedere l'acqua, ma te sei completamente di fuori. Devo dire ora dopo 7 anni qui io riesco a prevedere quanto è piovuto, da quanto sono profonde le pozzanghere per dire giù all'annesso. Se c'è una pozzanghera di un certo tipo so che sono piovuti 12 mm, se è più profonda so che sono 20, perché il pluviometro è qua su. Per cui no, io giù arrivo, scendo dalla macchina e dico è piovuto, ma forse siamo sui 12-13. Quindi ho imparato tanto a capire come il suolo reagisce all'acqua, come l'acqua si muove su un territorio, su un paesaggio, all'interno di un paesaggio. Un canale che... Esatto. Questo è il primo? Sì, questo è il primo bacino, un canale di diversione, cioè questo diverge dalla curva di livello, quindi l'acqua scorre, però ha una diversione dell'1%, quindi 1 centimetro ogni metro, no? Per cui appena, quindi non crea erosione. E arriva qua. E questo qua si è scavato a mano, perché è scavato nella roccia di fatto. Perché vedi qua ai lati, questa qui è tutta marna argillosa che vedi che si sbriciola. Ora con le piogge era coperto fino a qui, ma è arrivato anche più su. Questo solo una volta straripato, con una pioggia di 5 anni fa. Ho imparato l'importanza anche di infiltrarla, perché obiettivamente il suolo ha una reazione e da lì poi tutti i microrganismi a cascata, i funghi, gli attinomiceti, i batteri, insomma, che tu trovi, per cui sì. Ci sono dei consigli base che bisogna conoscere per gestire la propria situazione? I consigli base sono una lunga e attenta osservazione, perché come ho detto bisogna imparare a capire come si muove l'acqua sul tuo terreno specifico, perché il contesto è sempre diverso. Quindi una lunga e attenta osservazione. E anche il fatto di l'acqua non va vista come un elemento che devi gestire per portarlo via. Cioè l'idea potrebbe essere la raccolgo, la gestisco, almeno la faccio uscire prima. Invece no, l'idea è quella di trattenere l'acqua il più possibile sul tuo terreno e l'idea è quella di distribuirla e infiltrarla. Quindi diciamo io lavoro sempre, quello che insegno sempre sono 3 concetti come fossero 3 etiche. Rallenta, distribuisce e infiltra. Se lavori sull'acqua con queste 3 parole, questi 3 concetti in mente, riesci a fare una progettazione. L'altra cosa è tenere conto che questo paese è sottoposto a rischio idrogeologico altissimo, quindi non bisogna mai scherzare che l'acqua ha una potenzialità incredibile a livello di energia, no? Quindi può essere distruttiva, è vita ma al contempo è distruttiva se vogliamo, se è gestita male. Quindi ragionare sempre bene su quel che si va a progettare e partire sempre da cose piccole. Se lo puoi fare con le mani è la cosa migliore. Non c'è bisogno di grossi escavatori. Poi sì, in alcuni casi c'è bisogno di attrezzature, macchinari grossi, ma lì stiamo entrando in un altro livello. Ma se sei in un terreno basta una zappa, un piccone e le mani e sei a posto. Questo è un altro bacino, si chiama il lavandino, perché in origine, appena fatto, si svuotava in 45 minuti. Era come togliere il tappo al lavandino, faceva e andava via l'acqua.
Ora comincia a reggerla per 3-4 giorni, arriva anche a 10 giorni se il suolo è abbastanza saturo. Questo qui è sempre un bacino e qua ci sono poi tutte aiuole con alberi da frutto, uva spina. Questa è una pianta molto particolare, interessante, questa è la Malva molivehensis o Malva verdura, che è bella perché vedi sotto non è pelosa. La malva è pelosa, questa qui la puoi usare come spinacio o la mangi anche in insalata quando le foglie sono tenere, diciamo più piccoline, e puoi mangiare i fiori come le altre malve. Abbiamo a oggi 20 metri di aiuole nel bosco. L'idea è quella di aumentare il numero di aiuole, giocando anche un po' su quelle piante che possono essere un misto fra un annuale e una perenne. Faccio un esempio che è la cicoria a grumolo. La cicoria a grumolo ti sta anche un anno in campo e poi rinasce ogni anno da sé. Ecco, sarebbe una che metterei sul margine del bosco o in un'aiuola nel bosco. Qui pompiamo l'acqua in cima al terreno, 40 metri più su, e da lì parte 1,5 km di tubi e porta l'acqua in tutto l'orto, qua sopra e anche giù fino all'annesso, e annaffiamo per ora ancora col generatore per pompare l'acqua. Nel momento in cui riusciamo a mettere i pannelli fotovoltaici qua, però per ora annaffiamo tutto per caduta, per gravità, per cui l'acqua scende giù sfruttando la scoscesa, facciamo arrivare l'acqua da su, la facciamo scendere e infatti negli orti che abbiamo dall'altra parte, che sono a 60 metri sotto alle taniche, alle cisterne, lì in realtà le manichette ci scoppiano, c'è troppa pressione, perché sei a 6 bar, per cui qui riesci a reggere, sei su 2 bar, quindi ti va ancora bene. Ogni lotto ha il suo rubinetto e a noi irrighiamo solamente con la manichetta, quindi c'è l'impianto a goccia. Usiamo rarissimamente un po' per le germinazioni gli sprinkler, ma gli sprinkler hanno un'efficienza incredibile, nel senso che se l'efficienza dell'impianto a goccia è tipo il 95%, lo sprinkler è al 75%, perché evapora molta acqua. Annaffiamo sempre la mattina presto alle 4, per 2 motivi. Uno, perché il tasso alle 3 è andato via. Se annaffiassi la sera i lombrichi verrebbero su perché c'è umidità e lui scava i lombrichi, quindi per evitare il tasso io ho imparato ad annaffiare alle 4 di mattina. E 2, perché in realtà quando si annaffia la sera alle 8 e alle 9 di sera il suolo d'estate è molto caldo e l'acqua non infiltra. Per aumentare l'infiltrazione dell'acqua devi aspettare che la temperatura del suolo si sia un po' raffrescata. Quindi annaffiare alle 4 di mattina tu hai il fatto che la temperatura è un po' più fresca del suolo e in più hai il fatto che le radici delle piante, specialmente le orticole, crescono di notte. Tutte le radici crescono di notte, però le orticole crescono di notte. Nel momento in cui annaffi e la radice comincia a crescere, sente l'umidità, la radice è portata a crescere verso dove trova l'umidità. Quindi diciamo unisce questi due aspetti, no? Dal punto di vista dell'interesse della pianta, poi io avevo il problema del tasso, quindi annaffia alle 4 di mattina, dalle 4 alle 7 di mattina, e gestiamo l'irrigazione in base al tipo di piante che ci sono. Rispetto al cambiamento climatico, ti sembra che avremo problemi ancora più pesanti nella gestione dell'acqua? Allora, rispetto alla situazione che noi stiamo vivendo negli ultimi anni, che sta sempre aumentando, abbiamo dei problemi sì. Noi abbiamo sempre più periodi di siccità e periodi con alluvioni e precipitazioni ingenti e fortissime. Il vero problema non è tanto la siccità e le alluvioni, ma il fatto che noi fra siccità e alluvione non facciamo mai niente. Cioè noi ci lamentiamo della siccità, poi inizia a piovere, diciamo è iniziato a piovere, ci dimentichiamo della siccità. Poi arriva l'alluvione e ci lamentiamo dell'alluvione. E è l'inazione che noi abbiamo fra i due eventi estremi, che sono la siccità e l'alluvione, che mi preoccupa, non tanto la siccità e l'alluvione. Va bene la progettazione sui singoli terreni, anzi è necessaria, come ho detto prima, però la verità è che noi dovremmo sempre più lavorare su ambiti territoriali, su ambiti di territori comunali, quindi ci sarà da ragionare con le regioni, con le province, con i comuni, per cercare di portare avanti delle politiche e delle azioni che siano tese a ricaricare le falde, gestire appunto tutta quella che è l'erosione, tutti quelli che sono i danni provocati da grossissime piogge. Ho iniziato a insegnare corsi specifici sull'acqua quest'anno. Già per l'anno prossimo ho 5 richieste di corsi in più regioni d'Italia, perché c'è sempre più richiesta, sempre più voglia, c'è sempre più attenzione, e non solo da parte di agricoltori e agricoltrici, ma anche da persone che hanno magari terreni o anche persone per esempio che lavorano in protezione civile, c'è sempre più attenzione. La verità è che ogni volta che noi abbiamo un problema la soluzione è facilissima da trovare, basta solo cambiare prospettiva e guardare quel problema da un altro punto di vista. Altrettanto siamo capaci di essere distruttivi. Credo che la nostra specie sia altrettanto capace di essere invece rigenerativa e diciamo costruttiva. I miei maestri sono allora Zephaniah Firi Maseko,
che è un progettista di acqua piovana che viveva in Malawi, è mancato nel 2015 credo, e è interessante perché il suo terreno era roccia madre come il mio, per cui ho ritrovato tantissimi aspetti molto simili e molto interessanti. Un altro è Rajendra Singh, che è si chiama l'uomo dell'acqua dell'India, lui vive in Rajasthan, una zona desertica, diciamo caldissima e secchissima. Sicuramente Sepp Holzer e Zach Weiss, che sono più conosciuti magari in ambito appunto europeo. La verità è che io mi sono sempre posto il fatto di imparare da chi vive in zone più siccitose, perché se là funziona, qui può solo funzionare meglio. Per cui la mia cosa è sempre stata studiarmi i sistemi di gestione dell'acqua piovana del Rajasthan o dell'India o dell'Africa, perché è lì che tu, dove hai 200-300 mm di acqua, gestisci l'acqua in un certo modo. Quando poi trasferisci quella tecnologia, quella tecnica, quel modo di pensare a una realtà come questa dove ne hai 750, può solo funzionare meglio se vuoi, perché hai più acqua. Però la verità è che noi dovremmo sempre più guardare a chi vive in ambiti siccitosi, reali, desertici o semidesertici o aridi, per imparare, perché noi saremo sempre più sottoposti di fatto a periodi lunghi. Noi stiamo arrivando in Italia a dei regimi monsonici. Hai quella pioggia in 2 mesi e poi hai un periodo lungo di siccità. Ti occupi soprattutto dell'infiltrazione, ma cosa ne pensi invece anche dell'accumulo di acqua, quindi la creazione di bacini, e se ha senso utilizzare la plastica per impermeabilizzare? Io credo che in alcuni casi non è che c'è un sì o un no, in alcuni casi un bacino di infiltrazione è la soluzione, in alcuni casi ci vuole un accumulo con la plastica, perché se non hai altra possibilità per irrigare capisco che sia l'unica soluzione. Io la guardo più da un punto di vista non tanto dell'uso che ne facciamo noi, quanto da un punto di vista di ciclo dell'acqua. Noi abbiamo delle falde che si stanno sempre più abbassando, noi dobbiamo ricaricare le falde, l'infiltrazione nasce da questo. Se noi ricaricassimo le falde, cioè gestendo tutta l'acqua che scorre, il deflusso che c'è sui nostri territori, io sarei più per scavare dei pozzi. Nel senso che se tu hai delle falde cariche, tu magari hai l'acqua a 15 metri di profondità, non vuol dire andare a 300, no? Però in alcuni casi ho persone che conosco che sono in condizioni in cui non hanno la possibilità di scavare un pozzo e l'unico modo è fare un bacino d'accumulo. Il problema del bacino d'accumulo è, uno, quello della profondità, perché sennò è un'evaporazione troppo alta, e 2 è comunque il fatto di l'evaporazione ce l'hai comunque. Uno deve sapere che, anche se è profondo, però deve sapere che di solito per un bacino di irrigazione impermeabilizzato con la plastica dovresti coprire il 70% della superficie d'acqua con delle isole galleggianti per evitare l'evaporazione. Credo che sia sempre l'ultima, diciamo, opzione. Ce ne sono tante altre prima. Dipende anche molto dal suolo, perché quando si lavora sull'acqua si lavora anche poi sul suolo. Rigenerare un suolo vuol dire aumentare la sostanza organica, vuol dire far sì che un 1% di sostanza organica su un ettaro tiene 160.000 litri di acqua, trattiene. Quindi se noi rigeneriamo un suolo riusciamo comunque a fare in modo che l'acqua venga trattenuta nelle parti, diciamo, nella rizosfera, nei primi strati del suolo, che è la parte più fertile, dove ci sono più microrganismi e le piante comunque riescano a crescere. Per cui ci sono tanti aspetti, diciamo, però ecco, io forse il problema mio, che metto come limite, è che io parto sempre dal punto di vista dell'acqua come ciclo dell'acqua, non dal tipo di uso che ne faccio io. Lorenzo, quindi abbiamo imparato 3 cose importanti in questo video. 1. Rallenta. Distribuisci. Infiltra. Esatto. Ok, grazie di questa lezione, penso che sia utile perché la gestione dell'acqua è fondamentale. Grazie di questa visita, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Grazie a voi, ciao ciao. Il canale con la pendenza, perfetto, guarda come scorre, bellissimo. Vado in Roma, raccolta dell'acqua piovana alla Scoscesa, mitico!